Ciao a tutti, siamo Barbara ed Elia di Young Art Hunters e questa sera siamo orgogliosi di presentarvi la nostra nuovissima mostra Cover, Suoni dipinti. Per tutti voi che ci avete seguito nell'ultimo mese, sapete già di che cosa si tratta. Giugno è stato infatti il mese della musica e in quanto tale tutte le nostre attività sono state svolte ed organizzate in base a questo. Ma entriamo un po' nel vivo di questa mostra. Cover è una collettiva di artisti ai quali è stato chiesto di esprimere e raccontarci attraverso la tecnica prediletta e il proprio stile l'icona, la canzone o l'album che li ha accompagnati per tutta la vita. Cover è dunque un percorso, un viaggio tra i più grandi simboli della cultura musicale. Prima di immergerci completamente nell'esposizione, cogliamo l'occasione per inaugurare anche il nostro nuovissimo Affordable Shop. Mentre sul nostro sito youngarthunters.com continueremo a gestire la vendita delle opere originali, sulla piattaforma Etsai metteremo in vendita le stesse opere ma stampate serialmente su carta e in tiratura limitata, permettendo così al pubblico di acquistare la copia dell'opera ad un prezzo minore, rendendo l'acquisto accessibile a un maggior numero di persone senza svalutare l'opera d'arte originale. Trovate il link qui sotto in descrizione e vi consigliamo di darci un'occhiata al termine della mostra così che possiate eventualmente acquistare l'opera che vi ha fatto emozionare di più. Detto questo, Buona buona mostra a mostra! tutti! Entrambe le opere sono state realizzate ascoltando delle canzoni precise. Nella prima, che raffigura Ian Curtis, cantante dei Joy Division morto suicida, l'artista ha utilizzato come riferimento una foto del cantante nel backstage di un concerto, rimuovendone però lo sfondo e l'oggetto su cui era seduto, creando un maggiore senso di alienazione ed isolamento. Nella seconda opera, l'artista ha ritratto Bowie nei panni di Ziggy Stardust, con il costume del live al Marquee Club di Londra. Ad affascinarlo è stato il look funebre e cupo, che ha percepito anche nella canzone We Are the Dead, anche se appartiene all'album Diamond Dogs, quando Ziggy era già uscito di scena. Attraverso questo dipinto si vuole rappresentare l'amor profano privo di ogni filtro. Come una donna spoglia che mostra il seno scoperto, così la passione si svela senza nessuna pretesa. Il viso, apparentemente celato da pennellate rosse, rivela in realtà la verità dell'essere che è tormento e amore. Perché non esiste alcun amore sacro senza aver sentito un amor profano. L'artista ha deciso di dipingere i suoi artisti preferiti, quelli che l'hanno accompagnata per tutta la vita e che l'hanno ispirata, su un disco in vinile, che, a suo parere, è uno degli elementi emblematici musicali. Creatore di vita, visioni, pensieri, illusioni e storie, creatore del sublime. Ogni gesto si traduce in suoni, il movimento è un'aurea di energia vibrante nello spazio e nel tempo, dall'energia alla materia pura, astratta, che disegna il tutto, dai suoni ai colori. Il direttore d'orchestra è materia in movimento, energia, che genera altra energia, come un demiurgo. L'opera è un tributo a Herbert von Karajan, direttore d'orchestra, e Ludwig van Beethoven, realizzata durante l'ascolto del primo movimento della sua nona sinfonia. L'opera nasce da una necessità dell'artista molto precisa: rendere il suono vivo in un'immagine.
Ispirandosi ai Bauhaus, gruppo post-punk degli anni 90, ha introdotto con quest'opera una forma primitiva dello strumento a corda, l'origine di quella musica dove si percepisce quindi che in quelle corde gialle e verdi si possa sentire un suono contrastante. Il tutto immerso in un nero mare frastagliato e grezzo, usando carta di giornale e grafite. L'opera è ispirata all'album A.M. degli Arctic Monkeys. Si intitola Amanecer, alba, che per l'artista sa significare il momento di stallo, quell'infinito secondo in cui buio e luce si fondono, quell'attimo in cui è difficile ancora capire se i residui della serata appena trascorsa rimarranno indelebili sulla pelle o verranno lavati via dalla nascita del nuovo giorno. A.M. ha proprio questo genere di fascino, riuscendo perfettamente a scindere la notte dal giorno, la decisione giusta da quella sbagliata, la certezza di amarsi e quella di possedersi solo per qualche ora. Vivere è l'opera che trae ispirazione dalla celebre canzone di Vasco Rossi e ne porta il titolo. Vivere è come viaggiare sulle onde del mare, sospinti dal vento. Non si capisce se il vento muove noi oppure solo le acque. Quello che capiamo è che l'unica cosa che conta è lasciarsi sospingere e cavalcare il senso della vita, trovarlo tra le onde più alte, senza ostinarsi a cercarlo, ma lasciarlo arrivare a noi. Non capiamo subito se le onde ci porteranno in alto oppure in basso. I colori si associano alle note di questa canzone. L'azzurro delle onde si cerca con quello del cielo. La sensazione che proviamo, quelle volte in cui riusciamo ad essere felici e nelle quali percepiamo la straordinarietà del regalo che è vivere. Grazie a tutti per averci seguito, speriamo che la mostra sia stata di vostro gradimento e vi invitiamo tutti a fare un giro sul nostro nuovissimo shop online, dove potete trovare le opere in mostra ad un prezzo assolutamente affordable. Il link lo trovate in descrizione, proprio qui sotto. Per chi invece fosse interessato all'acquisto dell'opera originale, può effettuare la richiesta tramite la nostra viewing room allestita sul sito. Ringraziamo tutti voi per essere stati con noi e cogliamo l'occasione per ringraziare soprattutto gli artisti che hanno partecipato a Cover, portando come sempre professionalità e qualità, elementi che per noi sono alla base di ogni nostro progetto. Ringraziamo anche Almac Art Gallery e Francesco Virgata, da sempre i nostri collaboratori e sostenitori. Grazie ancora a tutti e alla prossima mostra! Alla prossima mostra!